Ciao amici e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Oggi torniamo a parlare di tecnica della fisarmonica. Come avete potuto vedere dal titolo, siamo andati a tirare in ballo questi tre termini importantissimi. I termini in questione sono la precisione, la velocità e la resistenza. Andiamo a parlare in questo video allora di tutte queste tre cose che sono fondamentali per poter suonare al meglio uno strumento come la fisarmonica, o come questo vale anche per tutti gli strumenti, ovviamente per il pianoforte e via dicendo, via via con tutti gli altri. Perché sono così importanti questi tre elementi? Partiamo dall'elemento più importante secondo me dei tre, che è la precisione. La precisione riguarda non solo la precisione nel battere il tasto, quindi nel suonare il tasto, ma anche per quanto riguarda a livello di tempistiche. Quindi se abbiamo un 4 quarti, la precisione è fondamentale perché dobbiamo riuscire a battere un tasto per ognuno di questi movimenti del 4 quarti. Quindi se la melodia è Do, Re, Mi, Fa, dobbiamo riuscire a fare ognuno di questi tempi prevede una nota diversa. Sembra molto semplice visto così, ma se lo vediamo a velocità più alte, dobbiamo fare in modo che anche ad alte velocità, e qua andiamo a prendere in considerazione il secondo termine che abbiamo visto sul titolo di questo video, quindi la velocità, dobbiamo riuscire ad avere la precisione non solo sul premere il tasto, quindi cercare di beccare esattamente queste note, ma anche sul suonarle esattamente nei tempi corretti. Quindi non dobbiamo allungare nessuna di queste note, non dobbiamo fare questo e neanche questo. Se ad alte velocità vi succede di non avere le note regolari, vuol dire che dovete un attimo fare un passettino indietro e tornare a studiare le note lente in modo da riuscire a riguadagnare quella precisione che avete perso o che non avete mai ottenuto. Andiamo allora, oltre a vedere appunto il discorso della precisione, andiamo a vedere come si estende questa precisione se andiamo ad aumentare appunto la velocità. Per farlo ci serviamo del nostro metronomo. Quindi andiamo a fare un piccolo esempio a 60, scegliamo una melodia molto semplice e abbastanza tecnica e proviamo a farla a una velocità di 60. Come vedete le note devono essere tutte uniformi, come avete sentito. Ecco, quindi in questo caso siamo andati a fare 4 note per battito. Andiamo ad aumentare la velocità e a vedere cosa succede. Andiamo a fare la stessa cosa ad 80 di velocità. Ecco qui, come potete sentire, pur aumentando la velocità non abbiamo perso in precisione né a livello di note, perché non sono andato a sbagliarle, quindi a fare ad esempio, e neanche non sono andato a perdere in qualità di tempo, poiché sono tutte uguali e non abbiamo cose di questo genere. Sentite che così le dita fanno fatica a suonare queste note, ma ce ne renderemo conto aumentando il metronomo, poiché siamo umani, non siamo degli alieni, quindi a un certo punto arriverà quella velocità dove andremo a perdere sicuramente precisione. Proviamo a 100. Ok, sembrerebbe che anche a 100 riesca a mantenere una precisione più o meno giusta. Non è la stessa precisione che ho ad 80, però le note sono ancora accettabili. Andiamo a vedere adesso 120.
Ecco, allora qui, anche qui sembra che la precisione sia giusta, ovviamente non l'ho neanche detto, ma sto facendo l'esercizio in legato, perché fra i movimenti staccato, legato e puntato è il movimento più importante, diciamo, quindi io studio sempre da prima legato e poi tutto il resto. A 120 sembrerebbe che solo il movimento 3-2 sia un po' più debole degli altri, quindi andrà un po' fortificato probabilmente il movimento 3-2, ma gli esercizi per fortificarlo poi li vedremo comunque in un altro video, comunque più avanti. Adesso andiamo a finire quello che volevo far vedere per il video di oggi, quindi andiamo a 140, aumentiamo ulteriormente la velocità. Ok, sembra che anche 140 sia una velocità al quale non perdiamo troppa precisione, ma il problema subentra quando andiamo a mettere 160. Ecco, allora non vi sembrerà che io abbia perso molta precisione, però in realtà ne ho persa, cioè se andate a rallentare il video o comunque a sentire più piano, sì, potete dimezzare la velocità del video qui su YouTube, andrete a sentire che le note non sono più così precise. Altro succede la stessa cosa se andiamo a mettere anche 180. Sentite che soprattutto sul movimento 5-4 non riesco a tenere il ritmo. Allora, perché abbiamo fatto tutti questi esempi con il crescere della velocità? Perché è fondamentale che non facciate l'errore di salire in velocità se non avete la precisione. Quindi anche sulle canzoni, sugli esercizi, su qualsiasi cosa, se vi ritrovate ad avere, vabbè, a maggior ragione le dita che magari rimangono rigide o che comunque non hanno la totale indipendenza le une dalle altre, se vi ritrovate appunto a salire di velocità e a non avere un passaggio così bello pulito, dovete assolutamente tornare indietro con la velocità. Questo perché fra le tre cose che abbiamo scritto sul titolo del video di oggi, la più importante è assolutamente la precisione. Quindi cos'è che si fa su questi tre elementi? Si va prima a studiare molto lento in modo che il movimento sia così naturale da venire quasi mentre si pensa ad altro. Ad esempio io se lo faccio a 60 o ad 80, poi ovviamente non sarà per tutti così, all'inizio vi verrà solo magari a 100 con 2 note per battito, per ora lo sto facendo 4 note per battito. Così diciamo che mi viene abbastanza facile, quindi posso essere sicuro che se faccio una canzone ad 80 o a 100, una canzone che magari assomiglia a questa melodia, abbiamo scelto questa melodia, è più un esercizio tecnico, però se abbiamo una canzone che contiene esattamente questa melodia, posso essere certo che quel pezzettino di canzone lo posso fare anche a molto di più di 80, poiché ad 80 già mi viene senza sentire tensioni sulle dita o comunque senza avere un limite o nella precisione, quindi nel ritardo che potrebbe verificarsi facendo queste note. A questo punto andiamo a parlare anche del terzo elemento di cui volevo parlare in questo video, che è la resistenza. La resistenza, a mio avviso, viene molto dopo. Quindi cos'è la resistenza? Prendiamo degli esempi semplici. La precisione e la velocità si possono vedere come se aveste davanti a voi tutte delle piastrelle bianche e nere fatte a scacchiera e voi dovete camminare solo sulle caselle nere. Per camminare sulle caselle nere serve una certa tecnica, dove dovete mettere il piede destro su una casella, poi in diagonale il sinistro, poi ancora in diagonale il destro su tutte queste piastre nere, in modo da prenderle con precisione. Quindi se andate sulle piastre bianche fate finta che avete perso, quindi dovete tornare indietro da capo. Per riuscire a saltare su tutte le piastre nere dovete avere una certa precisione, però poi vi viene richiesto di fare tutto il percorso di piastre nere in un certo tempo, quindi diciamo, per fare un esempio, in un minuto, e voi non ci riuscite.
dovete riuscire sia a camminare sulle piastre nere, sia a farlo entro un minuto, altrimenti avete perso la partita. Ecco, per fare questo, ovviamente dovete prima riuscire a farlo in 2 minuti, però camminando solo sulle piastre nere, e poi velocizzare quel vostro gesto tecnico. Se fate il contrario non ce la farete mai, quindi se provate subito a farlo in meno di un minuto e poi cercare di camminare solo sulle piastre nere, non ce la farete, perché cosa succede? Andate a velocizzare un movimento sbagliato, quindi se il movimento è già sbagliato di per sé, quindi non riuscite a beccare solo le piastre nere, le caselle nere, ma andate a toccare anche quelle bianche, è tanto inutile andare a velocizzare quel gesto tecnico. La stessa cosa accade qui, quindi se imparate un gesto tecnico che però è sbagliato, quindi ad esempio volete fare questa melodia, ma la velocizzate troppo in fretta, quindi senza avere pazienza, quindi a un certo punto andate a farla così. Così è molto molto sporco, è brutto anche da sentirsi. E però se continuate su questa strada, andate a velocizzarlo così, a un certo punto vi accade la cosa inversa, quindi andate a fortificare, a velocizzare un movimento che in realtà è sporco. Cosa succede in questo caso? Succede che oltre a doverlo rimparare, dovete anche disimparare quello sbagliato, quindi avete il doppio del lavoro da fare. Non solo dovete tornare giù di velocità e rimpararlo corretto, ma anche dovete far passare così tanto tempo in modo tale da far dimenticare alla vostra mano, insomma ai vostri riflessi, far dimenticare il movimento sbagliato. Torniamo a parlare adesso di resistenza perché mi sono un attimo sviato. Oltre a fare il percorso delle piastre nere che ho preso come esempio in velocità, quindi in meno di un minuto e con precisione, dovete riuscire a farlo di continuo, quindi a farlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 volte senza mai stancarvi. Questa è la resistenza, può essere vista anche come magari un atleta che corre i 100 metri, a un certo punto prendete Usain Bolt che fa i 100 metri in pochissimo tempo, adesso se non mi ricordo se in 9 secondi o meno, e lo prendete e gli dite, boh, adesso non devi più fare i 100 metri ma devi fare i 1000 metri, quindi quella performance dei 9 secondi devi mantenerla per 1000 metri. Ovviamente non ce la farà a mantenerla per 1000 metri, la manterrà magari solo per 100, solo per i suoi 100 metri che è abituato a fare. Però cosa potrebbe fare il signor Bolt? Potrebbe allenarsi a fare quella distanza il più veloce possibile senza stancarsi. Quindi magari invece che metterci a fare 10 volte tanto il percorso, invece che starci 90 secondi in questo caso al posto di 9, magari riuscirà a farlo in poco più o poco meno di 100 secondi. In quel caso lui sviluppa resistenza. Nel nostro caso con lo strumento musicale, torniamo all'esempio dei battiti per minuto, se io vado a fare questo movimento probabilmente a 60 di velocità, oltre ad avere la precisione e la velocità, quindi impostata sul metronomo, devo riuscire ad avere anche la resistenza, quindi farlo per molto molto tempo. Adesso lo proviamo. Vabbè, mi fermo, vi posso assicurare al 100% che non sento la minima fatica nelle dita, quindi potrei andare avanti, penso anche una giornata intera a farlo. Proviamo ad 80. Ok, anche ad 80 il discorso non sembra cambiare, potrei andare avanti per molto molto tempo, però sento che movimento dopo movimento tendo, per mancanza anche un po' di concentrazione così,
a perdere leggermente la precisione, però è anche normale poiché lo stesso movimento fatto più e più volte, vediamo anche la tecnica moderna, ci fa fare sempre lo stesso movimento fino in cima e poi a tornare indietro. È normale che almeno una o due battute dentro per mezzo vi capiti di non farle precise, insomma. Sento quindi un po' di precisione che viene a mancare, ma adesso stiamo parlando di resistenza, quindi andiamo a vedere a 100. Ok, allora un po' di fastidio lo sento, non sento le dita rigide ovviamente, però sento comunque che non è facile come farlo a 60 o ad 80. Comunque anche qui potrei andare avanti un bel po'. Voglio arrivare alla velocità dove a un certo punto, dopo averlo fatto 10-20 volte, la mia mano perde totalmente il ritmo, quindi perde la precisione, comincia a diventare rigida. Ecco, così per capire quanta resistenza la mia mano, le mie dita hanno su questo movimento. Ok, c'è da dire che non sono stato completamente preciso, ci sono state delle volte che il movimento era un po' sporco, però mi sono anche reso conto che probabilmente potrei continuare per almeno 5-10 minuti, insomma, senza stancarmi. Vediamo 140, 140 probabilmente ci sarà il punto di rottura. Ecco, ok. Sento le dita rigide, sento se continuo rischio di farmi del male, fatelo anche voi, fermatevi prima, non insistete, non fate quelle canzoni super ultra complicate dove andate, che sentite che siete rigidi e fate fatica, e fermatevi prima perché vi fate male ai tendini, soprattutto ai tendini, quindi andate a irrigidire tantissimo per molto tempo l'arto o il dito e oltretutto non vi serve a niente per quanto riguarda la velocità, perché andate sì a sviluppare l'agilità delle dita, però diventa deleterio continuare a farlo ad alte velocità. Quindi sì, provare a fare sempre più veloce. Avete visto anche prima sono andato a 160, 180 per andare a testare la mia agilità. Lo potete fare, ma fatelo per un lasso ristretto di tempo, altrimenti, cioè prima che le dita diventino rigide. Vediamo ancora a 160. Ecco, non ero stanco, però mi sono comunque fermato perché finché sentite le dita fluide potete testare la vostra velocità senza rischiare di farvi del male alle dita. Questa è dunque la resistenza. Come si sviluppa la resistenza? Suonando, 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 suonando e suonando. Quindi una volta che avete fatto il lavoro sulla precisione e sulla velocità, una volta che avete imparato magari la canzone a velocità finale come piace a voi,
dovete continuare a suonare quella canzone in modo che le dita si abituino anche a tutto lo sforzo. Se la canzone dura 3 minuti, le dita devono riuscire per 3 minuti a suonare la canzone senza stancarsi. Ovviamente all'inizio si stancheranno molto prima, poi a furia di farla arriverete dopo magari 1 anno, 2 anni che suonate quella canzone a farla quasi ad occhi chiusi, quindi le vostre dita non si ricorderanno neanche più quanta fatica si faceva. Esempio sul trio della Tutto Pepe, andiamo a cambiare registro. Vi assicuro che mentre lo faccio potrei bermi un caffè o parlare con qualcun altro, non sento nessuna fatica sulle dita. I primi 2-3 anni che facevo Tutto Pepe era molto diverso, ero lì, già a fare così mi facevo fatica, poi a farla veloce sentivo il pollice e l'indice che a momenti rimanevano impalati come se avessero una stecca di ferro impiantata dentro. Purtroppo è così, bisogna avere pazienza, bisogna abituarsi al movimento e soprattutto andare a sviluppare, come ho già detto, prima la precisione, poi la velocità e infine la resistenza. Questo era quello che avevo da dire per questo video. Noi ci vediamo come sempre con altri prossimi video qui sul canale. Vi mando un salutone.